Qui dentro c'è oro colato. Oggi sono tornato a casa dal lavoro consapevole che nel mio zaino c'è qualcosa di preziosissimo. Volete sapere che cos'è? Ve lo svelerò fra pochissimo. Ciao a tutti, sono Ale di Learn Italian with Ale e quello di oggi è un video sul sistema scolastico. Voi che siete così esperti e appassionati dell'Italia, lo conoscete il sistema scolastico italiano? 4 anni fa ho avuto la fortuna sfacciata di iniziare ad insegnare nella scuola primaria. Dico fortuna sfacciata perché per me questa esperienza è stata ed è ancora una delle cose più belle di tutta la mia vita. In Italia abbiamo vari tipi di scuola che vengono frequentati dai bambini e dai ragazzi a seconda della loro età. Abbiamo l'asilo nido, la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, la scuola superiore e l'università. Eccetto l'università e l'asilo nido, tutti gli altri tipi di scuola hanno anche un nome burocratico, un nome che compare nelle circolari scolastiche, quelle carte che servono per gestire tutto il sistema scolastico. La scuola materna si chiama scuola dell'infanzia, la scuola elementare si chiama scuola primaria. Poi abbiamo la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado. Questi 4 anni di insegnamento sono stati per me un'esperienza incredibile, un'esperienza che spero di poter continuare a fare anche gli anni prossimi. Quello che mi hanno dato i miei alunni, e questo lo dico veramente con il cuore, è molto di più di quello che ho potuto dare io a loro. E poi con loro mi trovo a mio agio, perché dentro di me sono sempre rimasto un bambino. Non un bambino nel senso che mi piace costruire oggetti di carta o che vado in spiaggia a fare castelli di sabbia. Ma torniamo al mio zaino. Qui dentro c'è davvero qualcosa di preziosissimo. Abbiamo un tablet da 200 euro. Si tratta del mio registro personale. Il registro è il posto in cui gli insegnanti annotano la loro presenza a scuola, inseriscono la presenza degli alunni, mettono i voti e mettono anche le note disciplinari. Ho detto posto, tra virgolette, perché fino a qualche anno fa il registro era cartaceo. Oggi invece è diventato elettronico. Per questo la scuola mi ha dato in dotazione questo tablet. Comunque il tablet in realtà non c'entrava proprio niente con quello che per me è veramente prezioso. Intanto però avete imparato qualche termine nuovo. Il vero oro che c'è qui dentro e che ha un valore inestimabile sono i regali che mi hanno fatto proprio oggi i miei alunni della classe quinta. Oggi è stata la nostra ultima lezione. Infatti loro sono ormai dei ragazzi pronti per andare alla scuola media. Questa è stata una classe a cui mi sono affezionato tantissimo e purtroppo oggi è arrivato il momento della nostra ultima lezione. È stata una lezione indimenticabile e commovente. I miei alunni hanno preparato degli spettacoli e poi ci siamo divertiti tutti insieme. Per questo ci tengo a ringraziarli tutti tantissimo. Mi hanno scritto delle letterine bellissime e mi hanno preparato delle sorprese stupende che terrò per sempre con me. Chiaramente non posso leggervi il contenuto delle lettere perché è qualcosa di personale, ma ci tengo a ringraziarli tutti tantissimo. Guardate che bella questa busta che ha anche il logo di YouTube e il nome del mio canale. Vi voglio però far vedere questo bellissimo rotolo che mi hanno preparato con scritto Maestro Alessandro. Dovete sapere che in Italia esistono vari modi per chiamare la persona che insegna e questo varia anche a seconda del tipo di scuola. Innanzitutto abbiamo il termine insegnante, che è una parola che vale per tutti gli ordini e i gradi di scuola. A livello burocratico,
quindi nelle circolari scolastiche, questo termine viene sostituito dalla parola docente. Vi leggo questa mail che mi ha mandato il preside, in cui è scritto: i docenti responsabili di progetti dovranno entro lunedì 20 giugno inviare alla segreteria una relazione sul progetto svolto. Poi abbiamo altri due termini che sono maestro, utilizzato per gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare. Il termine professore invece è riservato agli insegnanti della scuola media, superiore e dell'università. Chi è il preside di cui vi ho parlato poco fa? Si tratta del capo dell'istituto scolastico, ovvero di quella persona che dirige e si assume la responsabilità di tutto l'istituto. Nell'istituto in cui insegno ci sono alcune scuole dell'infanzia, 5 scuole primarie e 2 scuole medie. A livello ufficiale il preside viene chiamato dirigente scolastico. Ci tenevo a farvi vedere anche quest'altro bellissimo regalo fattomi dai miei alunni, in cui sono scritti tutti i loro nomi, così non potrò mai dimenticarli. In una classe di ragazzi italiani c'è chi ha un nome di origine italiana e chi ha un nome di origine straniera. Così sfatiamo il mito che tutti gli italiani si chiamino Giuseppe o Francesco, che sono bellissimi nomi, non fraintendetemi. Aurora, Caterina, Melissa, Annabela, Ariel. A proposito, ringrazio tantissimo Ariel che mi ha preparato un video stupendo sul suo canale YouTube. Beatrice, Bianca, Mandy, Viola, Lucia, Anna, Elisabetta, Mariam, Marwa, Lorenzo, Massimo, Giuliano, Samuele, Antonio, Davide, Christian, Akram, Ryan. Detto questo, vorrei ringraziare e augurare il miglior futuro ai miei alunni di quinta e a tutti gli alunni a cui insegno. Ci vediamo nel prossimo video.